Bayern Monaco Inter 1-2, un'impresa eroica della nostra Inter, che non vuol dire aver passato il turno, non vuol dire aver già vinto e non vuol dire che siamo già in semifinale, anzi siamo attesi da una battaglia tostissima mercoledì contro il Bayern che verrà agguerritissimo a San Siro nel tentativo di ribaltare questo risultato, ma è un'impresa che rimarrà nella nostra mente, perché quello che abbiamo fatto battendo un Bayern che in casa non perdeva da 22 partite di Champions è un qualcosa che non potremo dimenticare e che va analizzato nel nostro consueto format del giorno dopo, in cui a freddo vi porto 5 cose che potresti non aver visto in questa partita, tra curiosità, un dato molto particolare, una coincidenza che fa sognare e altri spunti molto particolari che voglio sottoporvi in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare subito un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando clic sul tasto iscriviti così continuiamo a far crescere il nostro canale, voliamo verso gli 80.000 iscritti a cui devo chiedere scusa. Mi scuso con voi, mi scuso con l'Inter, mi scuso con Simone Inzaghi perché ieri sera in diretta a caldo durante la partita ho parlato di una prestazione di coraggio e di carattere da parte dell'Inter e invece questa non è stata una vittoria di coraggio e di carattere o almeno non è stato solo quello, non è stata una partita di solo orgoglio, di solo carattere di un Inter che si butta in avanti con queste caratteristiche qua. No, questa è stata una partita in cui c'è stata una consapevolezza tattica in primis, strategica poi e di tutto quello che è stato preparato per arrivare a questa sfida. C'è tanta preparazione oltre che coraggio e carattere in questa sfida. Si è visto che questa era una partita che arrivava diciamo come prodotto finale di una preparazione specifica che arriva anche dalle gare precedenti per poi sfociare a questo punto qua. Ci sono state delle difficoltà di cui tra poco parliamo, poi ci siamo scossi col palo di Harry Kane, da lì abbiamo iniziato a fare il nostro gioco con coraggio, prendendo alcune scelte anche con delle uscite un pochino rischiose ma che hanno funzionato contro una squadra che domina sempre l'avversario. L'Inter al 35esimo minuto aveva il 53% del possesso palla che è diventato 51% all'intervallo e su questo tema mi ha gasato tantissimo in conferenza stampa Simone Inzaghi che ha detto di non aver visto Bologna-Inter perché stavano lavorando al video per preparare questa gara e lo si è visto in campo perché è un Inter che ha sofferto all'inizio la scelta a sorpresa del Bayern, con Kompany che ha sorpreso inserendo Guerreiro che non aveva mai giocato in quella posizione di trequartista in Champions League e ha messo in difficoltà un pochino la nostra difesa dove Acerbi ha marcato benissimo Kane ma poi è stato portato un pochino a spasso e Guerreiro ha sfruttato queste situazioni costringendo anche Pavard che all'inizio si scambiava molto con Darmian e poi sempre meno a fare una partita per me molto sottovalutata di Pavard in supporto di Acerbi in fase difensiva. Poi Guerreiro è stato utile per il Bayern anche nella marcatura a uomo su Ciala, le marcature a uomo che poi alla fine secondo me hanno finito ancora una volta, come spesso capita con l'Atalanta, di favorirci. Ci siamo poi accorti di questa cosa, abbiamo cominciato a capire, ecco, come, poter sfruttare questa cosa, questa situazione a nostro vantaggio, abbiamo cominciato a vincere, dei duelli e lì poi col gioco l'Inter ha vinto, perché a un certo punto potevi anche accontentarti nel finale di un pareggio dopo quel colpo di testa di Müller o comunque quella rete di Müller che ci ha messo poteva spezzare le gambe veramente e invece, era un buon risultato per tanti perché, prima della partita oltre il 50% dei votanti al sondaggio sul nostro canale aveva detto che avrebbe firmato per un pareggio, invece da Sommer si imbastisce un'altra azione corale e arriva l'1-2 per una vittoria che non ha chiuso i conti, ma firma una grande impresa. Ehm, Prima di parlare di Sommer, che vi porto un dato curioso e molto particolare, vi voglio ricordare di fare un salto su Sport Exchange Market, il gioco completamente gratuito che ormai conoscerete sicuramente. Si vincono premi reali con le fantazioni delle squadre. Come si fa? Vi basta andare sul mercato dove trovate appunto le fantazioni delle squadre su cui volete investire, con cui poi costruite il vostro portafoglio. Nel portafoglio avete poi tutte le vostre squadre che in base ai risultati aumentano o perdono di valore, questo fa aumentare o perdere di valore il vostro portafoglio appunto, con il quale potete scalare poi questa classifica, una classifica che vi porterà poi a vincere dei premi reali ogni mese e a fine stagione chiaramente altri grandi premi speciali per tutti voi. Quindi Sport Exchange Market è un gioco completamente gratis, trovate il link in descrizione qui sotto per potervi iscrivere, per poter sfidare anche noi di Passione Inter, che
vi vuole parlare di Sommer. Passione Inter vi vuole parlare di Sommer che, vi avevo detto prima della partita, avevo parlato con un giornalista tedesco che ci diceva che forse poteva avere un pochino il dente avvelenato, perché al Bayern è sempre stato paragonato a Neuer, si è sempre detto era un pochino basso, quindi se ci fosse stato Neuer quel gol non l'avrebbe preso, eccetera. Sommer in questa partita è stato un giocatore chiave, ha toccato 85 palloni. Ragazzi, il portiere ha toccato 85 palloni, ma in termini proprio di costruzione e di partecipazione al gioco. Soltanto Bastoni ha fatto di più con 87 palloni toccati. Con il Bayern che impostava tanto il suo gioco sui duelli anche uomo su uomo, come dicevo, era troppo importante potersi affidare ad un portiere di qualità che potesse dare sfogo con maggiore libertà alla costruzione della manovra, perché chiaramente non potevano andare a pressare anche il nostro portiere. E allora ho citato Jan Sommer perché è stato un giocatore veramente chiave nella prima costruzione, ma non perché sia stato per forza di cose lui il migliore, perché parlare di migliore in campo in questa partita è veramente difficile, è veramente complicato. L'UEFA ha votato Bastoni e non si può dar torto nemmeno all'UEFA in questo caso, perché anche Bastoni è stato un'arma tattica chiaramente fondamentale, perché l'Inter ha attaccato praticamente totalmente dalla parte sinistra. Credo che siano stati toccati 4 o 5 palloni nella zona finale del campo sul lato destro, veramente pochi, mentre a sinistra l'Inter pende sempre di più, soprattutto quando si sceglie di mettere un Darmian a destra che a questi livelli diciamo ha qualche difficoltà nell'andare in avanti, ma ha avuto soprattutto una grande applicazione dietro nel bloccare Sané, ha rotto bastoni gli equilibri del Bayern nella nostra fase di costruzione sul pressing del Bayern con Olise che è molto bravo in avanti, un pochino più pigro nella marcatura, ha veramente rotto gli equilibri. Poi Barella, ragazzi, Barella ha fatto una partita mostruosa e questo secondo me è un pochino un simbolo, nel senso andare in Germania con due italiani che sono stati il simbolo anche della frase che ha detto Marotta nel pre-partita, anzi, perché Marotta nel pre-partita ha parlato dell'importanza del blocco italiano e lo abbiamo visto subito in questa partita. Chiaramente poi ci sono Mkhitaryan, Carlos Augusto che ha fatto una grande gara, gli attaccanti, Pavard, come dicevo, tutti quanti. Ogni nome che ho fatto nei commenti mi avete scritto non hai citato questo, non hai citato quell'altro. Dobbiamo citare tutti, dobbiamo citare la squadra, dobbiamo citare forse Simone Inzaghi appunto in primis. E vi porto una curiosità, poi come terza considerazione, l'assist di Marcus Thuram geniale, in una prestazione in cui lo vediamo un pochino in difficoltà Marcus in questo momento, sembra ancora non al top della condizione. La giocata che fa per Lautaro Martinez è geniale, così come il gol che fa Lautaro Martinez è bellissimo, con l'esterno del piede arriva a quota 7 gol in Champions League, solo Eto'o era arrivato ad 8, siamo arrivati ad avere un cannoniere di Champions a questi livelli dopo tanti anni, è stata una prestazione in cui hanno avuto una grandissima applicazione difensiva, quando poi è subentrata la stanchezza di Lautaro e di Thuram, che non ce la facevano veramente più, è lì che abbiamo cominciato veramente a soffrire nel secondo tempo, quando abbiamo deciso di difendere in blocco basso per proteggere l'area di rigore. Quindi loro importanza enorme. Vi faccio vedere una curiosità, come vi dicevo, di Thuram che fa questo assist geniale, non è però la prima volta, perché nelle immagini pubblicate da DAZN ci ha ricordato questo assist fatto l'anno scorso nella gara contro il Monza di Thuram che di tacco fa praticamente lo stesso identico assist ma per il gol di Cialanoglu, quindi è un qualcosa che è nella memoria di Thuram e che ha rispolverato in questa occasione. E a proposito di curiosità, vengo a Davide Frattesi, ragazzi, che lo avrete già letto probabilmente sui social, segna praticamente allo stesso minuto, nella stessa porta e con la stessa esultanza di Goran Pandev, che nel 2011 aveva firmato il 3-2 in casa del Bayern, in quel caso lì era una rimonta che permetteva all'Inter di qualificarsi poi al quarto di finale. In questo caso invece Frattesi segna la rete comunque che ci permette di vincere l'andata. Però veramente la curiosità, stessa porta, stesso minuto e esultanza praticamente identica a togliersi la maglia. La curiosità aggiuntiva che vi volevo mettere è che Frattesi segna questo gol e chiude la partita con soli 5 palloni giocati. Praticamente ha una media altissima di conversione, come mi piace sempre dire, Frattesi è l'uomo che fa succedere cose in area di rigore. In questo caso fa succedere che l'Inter torna a vincere a Monaco di Baviera, dove il Bayern, come dicevo, non perde da 4 anni. E poi la dedica chiaramente di Frattesi alla nonna che è scomparsa nelle scorse ore. Ci uniamo chiaramente, abbiamo già fatto le condoglianze
nel nostro piccolo al giocatore che ha detto che da lassù magari avrà dato una spinta anche la nonna e se lo è meritato. Sono contento per Davide che tra l'altro, ho letto che probabilmente 1 anno fa esatto aveva deciso anche la partita con l'Udinese, quindi veramente una serie di coincidenze clamorose. Chiudo con la polemica che vi dicevo, non manca mai la polemica ragazzi perché a livello mediatico che cosa sta succedendo in queste ore? Allora intanto in Germania è stato attaccato Kompany, perché ha scelto di inserire Guerreiro e non Müller, quindi questa scelta è stata molto criticata con Müller che tra l'altro nel post partita è stato un po' nervoso con i giornalisti a bordo campo a delle domande, ha risposto in maniera un pochino nervosa e, risentita. Gli chiedevano del futuro e non solo e ha risposto in maniera un po' piccata perché è una scelta quella di non rinnovargli il contratto che a quanto pare arriva anche dallo stesso Kompany. Kompany che poi ha detto di aver visto l'Inter esultare troppo e quindi ha detto hanno esultato troppo a fine partita, come a dire che ci consideriamo già diciamo già avanti, come se pensiamo di aver già passato il turno. Assolutamente no, Vincent, stai tranquillo. È che abbiamo fatto un'impresa enorme, si è parlato tanto dei vostri problemi, dei vostri infortuni, nessuno sta parlando di quelli dell'Inter. Io aggiungo, ne parlavamo ieri sera nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Non voglio esagerare, ragazzi, ma se diamo Davis e Musiala a loro, li rifacciamo mettere in campo e a noi ci ridanno Dumfries e Di Marco, la vinciamo di nuovo e forse la vinciamo in maniera ancora più netta. Quindi a parità ecco, di infortuni bisogna considerare anche quelli dell'Inter. Ma soprattutto la polemica che mi ha dato più fastidio, devo dire, in queste ore è che dopo aver fatto tutto un giro della stampa estera questa mattina, vado ad ascoltare le radio, stavo ascoltando Radio Radio stamattina e sento Gianni Visnadi, il giornalista, che accenna una polemica sul fatto che il Napoli giocherà di nuovo in campionato lunedì, dopo che l'Inter invece scenderà in campo sabato e quindi dice per 2 volte il Napoli scendere in campo lunedì non ha senso, ci sono delle squadre un pochino più protette, più o meno dice questa frase. E allora ragazzi, mi è venuto proprio a dire che palle questa provincialità. Mi son fatto una scorpacciata di calcio europeo, di emozioni europee, di notti da Champions, leggo la stampa estera che ci esalta, in Italia ascolto la radio, torna la polemica provincialotta del calendario del Napoli che gioca dopo e che deve avere quindi 48 ore di pressione sulle spalle se l'Inter vincerà. Per questo ragazzi quando dico: come si fa a dire di voler puntare solo sul campionato, come si fa a dire di voler abbandonare le competizioni, non lo capisco proprio. Questa provincialità qui proprio io non la sopporto. Preferisco vivere altre 100 notti, come questa col Bayern, anche se poi non ci porta a nulla, veramente. Abbiamo fatto qualcosa di clamoroso che, ripeto, non ci ha permesso ancora di passare il turno, è ancora tutto da decidere, ma questa partita rimarrà davvero nella nostra memoria. E ci sono poi un'altra serie di cose che vorrei farvi vedere. Sì, c'è anche il tema dei diffidati che vi do velocemente. Ragazzi, attenzione perché l'Inter al ritorno avrà ben 6 calciatori diffidati con Lautaro Martinez, Barella, Bastoni, Mkhitaryan, Pavard e Dumfries che in caso di ammonizione salterebbero l'eventuale semifinale. Dopo i quarti poi sarà azzerato la le diffide saranno azzerate, quindi si ripartirà per le semifinali, però ne riparleremo poi in diretta alle 19:30. Dai, vi aspetto sul nostro canale live, vi aspetto nel club dove la chat è infuocata in queste ore, ragazzi. Quale momento migliore per entrare a far parte di una community sana, sportiva, educata e interista se non questo? Quindi vi aspetto su passioneinter.club con il link qui sotto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.